Sta nascendo un blocco economico che potrebbe ridimensionare il potere negli Stati Uniti e si chiama BRICS. Gosei Megazords, activate! Summon Megazords! Molti pensano che a livello economico praticamente ci domineranno completamente. Altri pensano che addirittura creeranno una moneta in grado di sostituire completamente il dollaro. Infatti è già in atto il processo di de-dollarizzazione. Stanno cercando di creare una moneta comunque con le tecnologie moderne, quindi comunque legata in parte alle criptovalute, almeno come tecnologia, che sostituirà il dollaro. O almeno questo sembra essere il loro obiettivo. Intanto cerchiamo di capire da chi è composto questo BRICS e come è nato. Allora, il BRICS è composto, intanto come dice il nome, da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ma recentemente sono entrati anche altri paesi. Alcuni esempi possono essere gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Iran e l'Etiopia. Ma cosa hanno in comune tutti questi paesi? Intanto, come diceva già Goldman Sachs nel 2001, sono i paesi che hanno una crescita economica più grande. Quindi stanno crescendo molto più rapidamente rispetto a noi e rispetto all'Occidente. E oltre ad avere un'economia che cresce più velocemente, hanno anche una demografia molto più grande. Infatti, se ci pensate, Europa più Stati Uniti insieme fanno circa 800 milioni di persone, mentre invece il BRICS davvero molte di più. Ci basti pensare che soltanto la Cina e l'India insieme hanno circa 3 miliardi di persone. Quindi hanno veramente un potere gigantesco rispetto a quello che abbiamo adesso in Occidente. Ma gli stipendi sono ancora molto più bassi rispetto a noi. Quindi compensano con il minore potere d'acquisto. Per adesso. Infatti in Cina nel 2001 si guadagnava neanche un decimo rispetto a quello che guadagnano oggi. E potrebbero fare una crescita simile per i prossimi 20 anni, superandoci veramente tra poco. Ma cos'altro hanno in comune tutti questi paesi? Abbiamo detto una demografia elevata, una crescita economica, un vero e proprio boom economico negli ultimi 20 anni. Ma hanno altre cose in comune? Allora, facciamo un passo indietro. Pensiamo un attimo alla storia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti come si sono arricchiti tanto? Cos'è che li ha arricchiti tanto il secolo scorso? Esatto, il petrolio. L'economia degli Stati Uniti si è infatti arricchita molto con il petrolio, le prime aziende, poi ha preso il potere a livello globale dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma quella è un'altra storia. Pensiamo qual è stata la materia che li ha arricchiti, che era proprio il petrolio. Ma adesso non siamo più nel secolo scorso, quindi ci sono altre materie prime che superano di importanza e di rendita il petrolio. Sono ad esempio le terre rare. Poi il petrolio comunque non è sparito, anzi ancora resta una risorsa molto importante. Tutti questi paesi, ognuno a suo modo, possiede queste risorse. La Cina è ricca di terre rare, infatti possiede la maggior parte di quelle che estraiamo, circa il 90%. Oppure il Sudafrica è sicuramente ricco di oro. L'Iran è il terzo paese produttore di petrolio. Questi paesi messi insieme sono sicuramente autonomi. Autonomi come lo era l'Occidente o anche di più nel secolo scorso. Il BRICS non è dominato dall'Occidente, ma anzi sta piano piano superando l'Occidente in ogni campo. Lo possiamo vedere ad esempio nei mercati finanziari. Infatti quando l'America va male, oppure recentemente lo vediamo con Trump quando impone un nuovo dazio, i mercati vengono giù, quelli americani, ma anche quelli europei. Quindi tutti quelli occidentali. Gli Stati Uniti continuano a governare come prima superpotenza mondiale e tutti gli altri mercati vanno dietro al sentiment che c'è in quel momento negli Stati Uniti. Invece, se andiamo a vedere proprio con queste notizie, in particolare quelle negative, andiamo a vedere cosa succede nei mercati asiatici, scopriremo che fanno esattamente l'opposto. C'è una notizia negativa, magari tutte le borse occidentali, quindi europee e degli Stati Uniti, scendono anche del 2-3% se la notizia è particolarmente negativa. In Cina non succede niente, magari sono stabili, magari scendono un po', magari salgono un po'. Quindi vediamo che sono proprio completamente immuni da quel tipo di economia e da quel tipo di notizie, perché dipendono proprio da un altro tipo di economia, che non è quella che conosciamo noi. Infatti noi abbiamo anche
pochi scambi con alcuni di questi paesi, ad esempio con l'Iran, mentre invece l'Iran vende l'80% del suo petrolio alla Cina. E ricordiamo che è il terzo paese produttore di petrolio. Ma cos'altro può essere simile agli Stati Uniti quando sono diventati la prima superpotenza mondiale? Gli Stati Uniti, quando hanno preso il potere come prima superpotenza, hanno creato diverse colonie in giro per il mondo. Alcune sono tuttora delle colonie, altre invece lo sono state o lo sono come alleanza, ad esempio l'Europa. In Europa sono arrivati a salvarci durante la Seconda Guerra Mondiale. È vero! Quindi in parte possiamo essere considerati un'alleanza comandata appunto proprio dagli Stati Uniti. Mentre ci sono alcune colonie, proprio colonie, dove hanno anche un'influenza sul dollaro degli Stati Uniti, dove in parte comunque proprio gli Stati Uniti comandano anche la loro moneta. Però questo è un altro discorso. Hanno preso queste colonie tante volte anche con la forza, parlo del passato, parlo del secolo scorso, mentre invece il BRICS sta adottando tutto un altro sistema. Soprattutto la Cina. La Cina sta creando le sue colonie, soprattutto in Africa e soprattutto dove ci sono le materie prime, prestando dei soldi o prestando risorse o comunque avvantaggiandoli e facendoli crescere. Nulla è regalato, infatti loro adesso gli stanno prestando quello che a loro serve, che non per forza sono soldi, possono essere altre materie prime o tecnologie o qualsiasi altra cosa, e in cambio ovviamente aumenta il loro debito pubblico in favore della Cina, ma hanno anche degli accordi commerciali, quindi sta costruendo una rete di accordi commerciali che avvantaggia sempre di più la Cina e il BRICS da queste economie. Invece gli Stati Uniti, ad esempio, cosa hanno fatto? Hanno iniziato direttamente a sfruttare le risorse di questi paesi. Lo vediamo in parte ultimamente col Venezuela. Infatti sono state proprio le aziende americane e in parte anche europee che sono andate lì a sfruttare i loro giacimenti. Invece la Cina non sta facendo la stessa cosa, li sta aiutando per avere dei favori economici, per avere dei trattati vantaggiosi e per farsi restituire i soldi con interessi, in poche parole. Quindi gli Stati Uniti e l'Europa diventeranno il terzo mondo? Assolutamente no, semplicemente non saranno più Europa e Stati Uniti a decidere e a mettere in tavolo le regole del gioco, quindi non saranno più loro a scegliere quelli che saranno gli accordi globali, ma probabilmente a quel punto sarà di più il BRICS e noi dovremmo soltanto stare alle loro decisioni. Perché quindi gli Stati Uniti e anche l'Europa si sentono minacciati? Beh, il motivo principale in realtà è il tipo di politica. Infatti la maggior parte di questi paesi non hanno una democrazia, funzionano in modo un po' diverso. Pensalo re, mi devi sfidare a che mi sfidi? Io ti sfido alla zampa di ferro. La faccia della zampa! Trump proprio adesso sta provando a fare riemergere di nuovo gli Stati Uniti, a farla tornare un po' la superpotenza del secolo scorso, mettendo in atto anche politiche davvero drastiche, come sappiamo e come abbiamo visto nell'ultimo anno. Tu cosa pensi? Ci riuscirà? Riuscirà a non far perdere il trono agli Stati Uniti come prima superpotenza mondiale? O sarà il BRICS o la Cina ad essere la prossima superpotenza mondiale? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Gli Stati Uniti sono diventati la prima superpotenza mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Esatto, proprio nel 1945. Quindi non sono sempre stati loro a comandare il mondo. Infatti prima era il Regno Unito, prima ancora erano i Paesi Bassi e prima ancora l'Impero Ottomano. È sempre un ciclo che dura circa 80-100 anni. È sempre un ciclo, quindi c'è una superpotenza mondiale che comanda il mondo, tra virgolette, e poi man mano c'è un declino, perde il potere e lo scettro passa al paese successivo o alla superpotenza successiva. Ma come vedete il Regno Unito non è diventato povero, non è diventato il terzo mondo, anzi è rimasto comunque un paese abbastanza ricco comunque. Ma questo lo vedremo in un prossimo video. Fammi sapere qua sotto se vuoi che ti parlo del Big Cycle. Se ti piacciono questi video iscriviti al mio canale. Io intanto vi ringrazio per aver visto il mio video fino a qui e ci vediamo al prossimo video.